Espressioni idiomatiche. In ufficio. Ciao Elisa. Oggi il progetto va davvero a gonfie vele. Davvero? Bene. Speriamo che nessuno ci metta i bastoni tra le ruote. Sì, ma ieri il capo era arrabbiato. Aveva un diavolo per capello. Vero, aveva i nervi a fior di pelle. Comunque cerco di tenere i piedi per terra e non farmi prendere dal panico. Bravo, meglio non perdere le staffe davanti a tutti. Ho sentito che Giulia ha risolto il problema al primo colpo. Wow, non tutti ci riescono così facilmente. Sì, ha fatto davvero un ottimo lavoro. Io invece ieri ero in alto mare. Tranquillo, succede. L'importante è sporcarsi le mani per rimediare. E poi oggi finalmente possiamo staccare la spina dopo una settimana intensa. Già, così possiamo goderci il weekend in santa pace. Il nuovo tirocinante è ancora un rebus per me. Sì, non ne azzecca mezza. L'importante è il dialogo tra colleghi. Esatto, l'unione fa la forza. 2 chiacchiere al bar. Ciao Elisa, che piacere vederti qui al bar. Ciao Marco, anche per me, finalmente facciamo 2 chiacchiere. Già, ne avevo proprio bisogno. La settimana è stata pesante. Immagino, io invece sono al settimo cielo, ho ricevuto una bella notizia. Davvero? Dimmi tutto. Ho passato l'esame di guida al primo colpo. Complimenti. Non tutti ci riescono. Sei stata davvero brava. Grazie, non vedevo l'ora di togliermi questo peso. Io invece sono al verde. Ho speso troppo questo mese. Ti capisco, anch'io a volte ho le mani bucate. È che tra cene e uscite con gli amici, i soldi volano via. Beh, l'importante è godersela ogni tanto. Giusto. Però devo imparare a tenere i piedi per terra. Eh sì, altrimenti a fine mese sono dolori. Al lavoro invece come va? Abbastanza bene, anche se ci mettono sempre i bastoni tra le ruote. Classico. Quando un progetto va a gonfie vele, c'è sempre qualcuno che rema contro. Esatto, ma io cerco di non perdere la pazienza. Brava. Avere un diavolo per capello non serve a niente. Infatti, meglio mantenere la calma.
Comunque oggi mi godo questo caffè in santa pace. Hai ragione, ogni tanto bisogna staccare la spina. A proposito, come va con il nuovo collega? È un po' un libro chiuso, difficile capirlo. Magari ha solo la testa tra le nuvole. Può essere, però dovrà darsi una mossa. Sì, altrimenti resterete sempre in alto mare. Esatto, e non possiamo permettercelo. Comunque, tu sei sempre pronta a farti in quattro. Cerco di fare del mio meglio. E infatti i risultati si vedono, fidati. Grazie, detto da te vale doppio. Allora brindiamo con un cappuccino? Ottima idea, alla faccia di tutte le fatiche. Sì, perché a volte basta poco per tornare di buon umore. Concordo, è proprio vero. Al mercato. Guarda che fila enorme oggi, sembra una bolgia. Oggi è molto affollato, c'è un mare di gente. Ho bisogno di comprare frutta, ma tutto costa un occhio della testa. Lo so, i prezzi ultimamente sono alle stelle. Non ci vedo più dalla disperazione. Però dai, almeno scegliamo con calma, invece di fare le corse. Giusto, non c'è fretta. Guarda quei pomodori. Sono belli, ma temo siano tutta apparenza e niente sostanza. Magari dentro sono molli come sempre. Soldi buttati al vento. Senti, vogliamo prendere anche il pane? Così facciamo prima. Sì, così evitiamo di girare a vuoto per tutto il mercato. Occhio alle zucchine, se non le scegli bene, ti fregano. Eh già, bisogna sempre stare con le antenne dritte. Comunque oggi ho deciso di dare il massimo nella spesa, niente mezze misure. Bravo, così torni a casa soddisfatto, a mani piene. Alla fine, fare la spesa insieme è sempre una passeggiata, nonostante la folla. Concordo, e almeno ci scambiamo 4 parole mentre scegliamo. A casa tra coinquilini. Ciao Elisa, finalmente siamo a casa. Che gatta da pelare oggi. Già, tra spesa e pulizie mi sento sottosopra. Non ti preoccupare, insieme ce la caviamo, l'unione fa la forza. Speriamo, altrimenti finiamo per litigare come cani e gatti.
Cominciamo dalla cucina. Quei piatti sporchi sono una croce. Già, se li lasciamo così poi diventano un macello. E la lavatrice? Hai controllato? Sì, ma ho dimenticato di svuotare i tasconi. Ho la testa tra le nuvole. Tranquilla, capita. Almeno non abbiamo fatto una figuraccia davanti agli ospiti. Infatti, dobbiamo mettercela tutta per rimediare. Comunque dopo tutto questo lavoro, domani possiamo tirare un sospiro di sollievo. Sì, finalmente un po' di pace, niente più grane per oggi. Per cena pensavo a qualcosa di semplice. Così non ci prendiamo per il collo. Ottima idea. Niente stress, altrimenti finiamo con la testa fra le mani. In famiglia. Che giornata pesante al lavoro, mi sento a pezzi. Lo credo, io invece ho dovuto rimboccarmi le maniche con la casa. Almeno adesso possiamo rilassarci un po'. Sì, ci voleva, perché stavo per andare in tilt. Domani però dobbiamo fare la spesa. Il frigo piange. Già, e se non andiamo presto ci tocca fare la fila per ore. Magari passiamo dal mercato. Lì spesso si trovano buone occasioni. Speriamo, perché al supermercato i prezzi sono alle stelle. Se continuiamo a spendere così, finiamo sull'orlo del baratro. Hai ragione, ogni tanto bisogna tirare la cinghia. Beh, almeno non ci manca l'ottimismo. Già, anche se a volte mi sembra di portare il mondo sulle spalle. Non ti abbattere, dopo la tempesta. Viene sempre il sereno. Hai ragione, meglio prendere la vita con filosofia. Domani andrà meglio, vedrai. Sì, basta non fasciarsi la testa prima di rompersela. Per supportare il canale metti mi piace, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche.